Picchi Catania, picchio, a fare sta vita non ti faccio più. Picchi Sicilia, picchio, a stare così non ti faccio più. E siamo tutti a me. Benvenuti sul mio canale. Il giardino ai piedi dell'Etna. Mi sono messo un pochettino più vicino con la telecamera per fare vedere a voi questi semi che la pianta Delfinio ha diversi nomi. Questa pianta Delphinium aiacis, il nome scientifico, poi si può chiamare speronella o fior cappuccio o speronella di aiace o delfinio consolida. Ognuno ha il suo dialetto, noi qui lo chiamiamo palumeda selvaggia. Va bene, detto questo, questi baccelli con i semi me li hanno regalati l'anno scorso, che sono diverse varietà di fiori bianchi, sull'azzurro, su rosa. Ovviamente una volta che erano tutti insieme, perciò ci sono nati sicuramente degli ibridi, no? Perché non è che proprio vengono direttamente del polline della pianta madre. Se sono singoli i fiori, c'è solamente una specie coltivata tipo azzurra, i semi poi nascono azzurri, ma se ci sono diverse specie coltivate, i fiori ovviamente fra di loro si autoimpollano, no? Ovviamente nasce come la pianta madre, il colore però più chiaro, più scuro, bisogna vedere, non identico come la pianta madre, perché viene la ricombinazione genetica quando si va a seminare i semi, o sono da fiore o sono da frutto, quello che sia. Di queste specie di Delphinium ci sono sia annuali, perenne e biennale. Bisogna vedere che ci sono molte specie che si fanno da 50 a 80 fino a 2 metri di altezza, base le specie, le varietà che vuole che sono. Questa qua è una varietà che arriva all'incirca 80 cm. È una pianta annuale che poi si autosemina da sola, una volta che cadono i semi si autosemina da sola, perciò non ha più bisogno di essere seminati. La fioritura parte da aprile e si prolunga fino a settembre. Una volta poi noi togliamo i semi per far prolungare la fioritura, ovviamente la pianta cerca sempre di riprodursi, no? di creare sempre i baccelli con i semi. Ovviamente prolunghiamo la fioritura, però se voi non la volete la fioritura, volete i semi, aspettate fino a settembre, a ottobre, quando i semi già sono quasi secchi, piano piano si stanno cominciando ad aprire, e prendiamo gli steli. Dobbiamo prendere prima che si aprono. Ovviamente di queste specie di delfinio ci sono diverse colorazioni, si usa rosa, rosso, blu, celeste, bianco. Ripeto, poi una volta che sono insieme tutte queste specie, sono di vari colori, vengono tutti ibridati, perciò non si sa poi che colore viene. È una pianta resistente a freddo, diciamo che si può fare la semina sia in autunno, quando già sono pronti uno già le può seminare già direttamente, così poi in primavera cominciano a nascere. Come ora, tipo che siamo quasi in primavera, ovviamente qui noi in Sicilia lo possiamo anticipare anche un mese. Oggi ci sono 15 gradi, c'è una magnifica giornata. A seminare un pezzo di terreno che ho lavorato, ho zappato, già è pronto per seminare, per riprodurre un po' di semi. Perciò sicuramente quando sarà il momento che nascono voi poi vedete diverse colorazioni di semi, perché sono diversi semi di varie piante che hanno di colore tipo azzurro, bianco, rosa, questo qua. Ora non si sa quello che nasce. Va bene, ora io vi faccio vedere dove sto andando a seminare questi semi. Vedete che sono qua, e sono tutti semi. Ora li vado un po' a sgranare, così, sta vedendo come già si estraggono tutti i semi. Ovviamente questi qua sono dell'anno scorso, perciò io li ho fatti seccare benissimo e poi li ho conservati di un barattolo, perciò come se fosse un sottovuoto, va? Perciò già i semi sono buoni conservati così. Però se noi, perché ci sono semi che perdono facilmente la facoltà di germinare.
perciò quando avete un seme, se lo potete seminare subito è meglio, perché alcuni casi si potrebbe anche, come si dice, che non è più buono per seminare, no? Perciò io non lo so ora questi semi, quando semi prendono, questo è tutto da scoprire. Ora io li vado a setacciare, e farò poi a setacciare, così poi ci sono i semi che ora vi farò vedere come li vado a seminare. Allora, ho setacciato i semi con questo setaccio, che poi rimangono qui sotto. Io utilizzo sempre questo qua, bisogna vedere la grossezza dei semi, vedendo, e questi qua sono i semi, vedo? I semi setacciati, vedete? I semi del figno. Va bene, ora io le vado a seminare a spaglio, così ho lavorato il terreno, perciò ora le vado a seminare così in tutta questa, diciamo, in questo appezzamento di terra. Vi metto qua così lo potete vedere bene, come se uno va a seminare, che so, la cipolla, la spaglio, la lattuga, così. Così, che vanno, i semi si distribuiscono uniforme, no? Così. Ok, ora diamo diciamo una passata con il rastrello, così in modo che vengono un pochettino sotterrati i semi, così leggero, così. Ok, ora io ho messo un pochettino di qua dell'aria, state vedendo la terra qua, ho messo un pochettino di terra in più, in modo che le vado a distribuire un pochettino di sopra, così se è rimasto qualche seme, ovviamente togliamo poi qualche pietra, se è rimasto qualche seme che non è stato coperto, con questo pochettino di terra si vanno a coprire, vedendo? Così, poi ovviamente sempre qualcuno resta un pochettino fuori, però il seme germoglia ugualmente, che poi lui stesso sa dove si trova la terra e dove si trova il cielo, diciamo. Il seme lo sa questo. Va bene, ora lo lasciamo stare così, andiamo a annaffiare, andiamo a dare una annaffiata bella abbondante, tanto annaffiamo, diciamo, non dico spesso, ma quando c'era un pochettino, se non piove, per esempio qui la sera cade sempre un po' di rugiada, perciò il terreno si mantiene sempre umido, perché non c'è bisogno che lo vado a annaffiare tutti i giorni, guarda. Ovviamente se poi quando crescono le piantine, uno le deve annaffiare, perché ha bisogno anche di acqua la piantina, soprattutto questo del figno, diciamo, in estate, per dirigere un po' di acqua in più, come del resto, come tutte le piante. Va bene, ora non ci resta che aspettare, vediamo quanto tempo ci vuole, io penso che dentro un mese dovrebbero nascere. Il 20 di aprile del 2023 è trascorso un mese abbondante, vi faccio vedere le piantine come stanno crescendo. Ho aspettato, queste sono nate, diciamo, all'inizio, dentro un mese sono nate all'inizio di aprile, verso il 5, però io ho aspettato che nascesse, diciamo, la vera foglia. Ora vi faccio vedere qual è la vera foglia. La vera foglia è questa qua che sembra una a forma di palma, state vedendo? Queste sono le false foglie e questa qua è la vera foglia, perciò ho aspettato, perché c'è, e poi tolgo anche un po' di d'erba che c'è, questa è la foglia,
piano piano c'è un sacco di erba, state vedendo? Queste sono tutte piantine del delfinio che stanno crescendo, vedete quante ce ne sono. Ripeto, ho aspettato che nascesse per assicurarmi che era, diciamo, erano le piantine del delfinio che ho seminato. Invece di dentro un mese sono nate, state vedendo quante ce ne sono. Ora io le faccio crescere, sono là tutti misti come ho fatto la semina così a spaglio, come avete visto nel video precedente. Aspettiamo che nascono e poi vi farò vedere come sono cresciuti e la fioritura. Sono trascorsi quasi 2 mesi dall'ultimo aggiornamento, che era il 20 di aprile del 2023, oggi siamo il 10 di giugno del 2023, perciò mancano 10 giorni per 2 mesi. Ora vi faccio vedere dall'ultima volta, che erano le piantine piccoline, guardate come sono cresciuti, che sono pronti a fiorire. Guardate, erano piccolini così, l'ultimo aggiornamento, erano più piccolini di questi qua, questi ancora devono crescere. Guardate già alcune piante come sono cresciuti, guardate questi qua che già ora sono pronti a fiorire, guardate, vedendo, questi già sono i germogli, questi sono i fiori che ora si aprono, che daranno la fioritura, guardate. Ora non lo so che colore viene fuori, vedendo come sono cresciuti, cioè quasi in 2 mesi, guardate. Va bene, ora aspettiamo che fioriscono e i colori che vengono fuori, e poi concludo il video. Ci vediamo fra un mese, vediamo quando fioriscono. Guardate, vi voglio fare vedere un particolare con i fiori variegati, che sono sia rosa, chiaro, come state vedendo qua. Ora piano piano stanno cominciando a schiudersi tutti i fiori. All'incirca questi sono i colori della pianta madre. Guardate questa qua che varietà, io la voglio fare vedere perché poi può darsi che è solamente solo questa pianta, che l'altra, state vedendo, è tutta rosa, state vedendo, anche questa è rosa. Va bene, vi voglio fare vedere allora questa particolarità. Guardate con questo fiore, che se vi dico a volte può venire un colore diverso dalla pianta madre. State vedendo, questo è un fiore variegato sia di entrambi i colori che ho qua io, di entrambi questi qua i colori, state vedendo? E ho preso questo stelo, per ora non so, è tutto così, è tutto così. Guardate questo qua, vedete, su rosso, guardate che bellissimo, un'altra varietà. Va bene, io volevo fare questo aggiornamento per farvi vedere questi bellissimi fiori che è venuto in questi 2 colori, perché può darsi che è solamente questo stelo, che poi gli altri saranno tutti normali. Va bene, allora, e niente, ora aspetto che si fa tutta la fioritura, così vediamo che colori escono fuori e poi concludo il video. Oggi siamo il 2 di luglio di 2023, dall'ultimo aggiornamento che vi ho fatto vedere, che è venuta questo, diciamo, questo ramo, questa piccola pianta, diciamo questo stelo, che è venuta questa pianta di questo colore variegato che avete visto precedente, che ho fatto l'aggiornamento. Sono trascorsi 8 giorni da quando ho fatto, da 24 a ora sono trascorsi 8 giorni. Guardate come sono cresciuti qua, state vedendo? Guardate quando fioritura che c'è, dalla semina al fiore, diciamo. Vi ho fatto vedere tutti gli aggiornamenti da blu, ovviamente i colori vanno da blu a viola, poi vedendo da blu, che c'è qua da blu, e poi passa a viola, che sarebbe questo qua, da blu a viola. Poi i colori vanno da bianco a rosa chiaro, a lilla, insomma fino ad arrivare a queste colorazioni che state vedendo. E questo qua è lo stelo del fiore che io
vi ho fatto vedere, vedete, un fiore variegale che è venuto un incrocio tra il blu o il viola e il rosa di questa pianta. Questi due incroci, questo è un colore variegale, guardate che bello. Ora questo l'ho segnato, ci ho messo qua lo spago in modo che poi i semi li vado a seminare separati, così ho queste piante che crescono in questo colore. Va bene, allora io vi ho fatto vedere tutto il procedimento, dalla semina, tutti gli aggiornamenti. Qua c'è un'ape che sta impollinando. E che stavo dicendo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. Vi lascio con questa panoramica di questa bellissima fioritura del delfinio. Allora, un saluto da Giovanni Giardino a Piede Dell'Etere, ci vediamo nei prossimi video. Ciao e una buona giornata.